Guardiamoci un po' adesso le macchine. Quindi abbiamo il carretto, quello classico. Se vuoi presentarlo tu? Il carretto classico ha uno spazio disponibile fino a 2 truppe, uno che appunto comanda il carro e l'altro che attacca, che può essere sia ranged, può essere sia a distanza che corpo a corpo, ovviamente considerato a distanza, non c'è neanche bisogno di dirlo. Ha l'armatura di 10 e ha 370 punti vita, quindi essendo una macchina possiamo essere, cioè, ci può stare. Parlando dell'abilità, che si sblocca nella stessa fabbrica in cui si producono queste macchine d'assedio, abbiamo un rinforzo, che il carro aumenta la propria vita del 50% per 20 secondi e il tempo di ricarica di 60 secondi, quindi abbiamo questa abilità attiva. Ecco appunto qui vediamo l'animazione. Autorigenerazione. Però tra l'altro questa fabbrica non può costruire le torri d'assedio. Per quanto riguarda invece il prossimo carretto, che è quello potenziato attraverso, che si sblocca attraverso una ricerca che sblocca appunto le lame, si hanno questo carretto abbastanza tamarro in tutto il suo splendore, cioè c'è più ferro che legno, letteralmente. Sì, È sempre governato da due soldati e questo carro fa male. Cioè, pensa di essere investito da una cosa del genere, da cavalli corazzati, lame ovunque, lame a bizzeffe, cioè, assolutamente. E vieni stordito, tagliuzzato e questo, quell'altro, st'altro, Chef Tony approva. sì. Ha un 470 di vita a differenza di quello precedente che è un 370, quindi ha anche tanta vita e tanta armatura. D'altronde ha molto ferro e ci sta. Infatti c'ha un 12 di armatura. La sua abilità, oltre, abbiamo detto che fa male, ma tanto male, beh, grazie a questa abilità abbiamo la mola, tipo l'affilamento, lo sharpness, Il taglio. il taglio, cioè il carretto taglia, cioè aumenta il suo danno del 50% per 30 secondi e ricarica in 80 secondi. Cioè, Madonna. io non so che dire, signori miei. Questo carretto promette danni. L'unico peccato che mi sorge adesso è che purtroppo pochissimi giocatori utilizzano questi carretti. Non so perché e non so per cosa. Forse Sono perché, abbastanza sottovalutati. tra l'altro, forse solo per una cosa, io direi, casomai quando vengono reclutati, diciamo, vengono fatti questi carretti, forse sarebbe meglio farli direttamente equipaggiare in automatico da un cocchiere. Mm, sì, fare una truppa unica, dici. Sì, perché credo che equipaggiarli con due unità che devi per forza reclutare nella caserma potrebbe essere troppo dispendioso da un punto di vista di tempistiche e anche di voglia di giocare. Cioè, se vuoi presentare, cosa vuoi presentare? La catapulta o la balista? Dai, facciamo la balista, dai. Prego! Che mi pare nei primi Sparta, su Sparta 1 e Sparta 2, questa truppa era riservata solo per gli egiziani, se non sbaglio. Esatto. Fa un danno, una media di 45, un massimo di 54, molto buono. Vorrei ricordare che appunto, come si può notare, lancia tante frecce, quindi non colpisce un solo nemico, ne colpisce tanti. Una velocità di ricarica di 1,8 e un range che arriva fino a 35. Wow, Come 35. un arco fisso. Esatto. Poi abbiamo 50% contro le truppe leggere, 70% in più contro le truppe medie e un 120% contro gli animali. Questa contro gli elefanti, cioè non te li trovi più gli elefanti. E affetti Eh, tutti, fai un bel sashimi di elefanti se vuoi. Questa è la ragione per cui gli elefanti sono considerati razza in via di estinzione. Ma a parte quello, ho sdrammatizzato un po'. Che viene ricercato, che Oh si chiama. sì, Eh, perseveranza, abbiamo dimenticato, vabbè, che appunto è un'abilità attiva che se viene attivata eviti l'80% del danno per 45 secondi, quindi dura abbastanza per un'ottima battaglia, con una ricarica di 180 secondi. Ah, e vorrei ricordare che ha molta vita questa macchina, ha 960 punti vita, quindi resiste molto. la catapulta invece fa un 720, è meno resistente rispetto alla balista,
E ci sta, dai. Fa un... 143, 167. Madonna. Cioè, mi pare che anche nell'ultimo aggiornamento è stata depotenziata addirittura, vero? Sì, era ancora più potente di questo, e questo è il problema. Cioè, questa è potenziata. Sì, questa abilità è stata potenziata da un'abilità che viene ricercata nella struttura adeguata. Quindi il negozio di macchine, Machine Shop, ovvero il fuoco greco. Ovvero, quando lancia un dardo, adesso vi faccio vedere se riesco a trovare qualcosa da distruggere. Wow. Lancia un proiettile infuocato che distrugge qualsiasi cosa colpisce all'istante, quindi anche strutture. Ovviamente c'ha un hit speed di 5 secondi, molto lenta però ci sta, cioè il giusto compenso tra attacco e ricarica, e un range di 10-32 metri. Quel 10, come per quanto riguarda la balista che aveva il 4 iniziale, vuol dire che se sei a meno di 10 metri come nemico da quella balista, cioè la balista non può farti male. Riguardo i bonus abbiamo un 100% di danno contro le costruzioni, un 75% contro le fortificazioni, un 50% contro i veicoli e un 75% contro i civili. Wow! Tra l'altro c'è anche un'altra abilità che viene sempre ricercata nel Machine Shop, ovvero il successo. Vabbè, le armi d'assedio hanno il 40% di possibilità in più di infliggere il 40% di danno critico e ricarica in 120 secondi, quindi diventano ulteriormente più potenti. Infatti arriva a 233, 215, 251. Madonna. Successo del 50%, range aumentato a 15 metri. Aumentato di 15 metri. No, aumentato o è diminuito? No, sì. È diminuito, è un giusto compenso, dai, cioè non puoi mica solamente dare. Approvato, le macchine sono tutte approvate, tranne per quel fatto là, quella critica là dei cocchieri. C'è solo una nota che voglio fare di queste unità, ovvero la cavalleria. Pochi utilizzano la cavalleria, ma sempre di più rispetto alle macchine comunque, o forse meno, poiché avevo letto prima nella descrizione della catapulta che aveva il bonus contro gli altri veicoli. Però io mi immagino, io che vado lì con il mio esercito, vado ad assediare un accampamento nemico e mi trovo che c'hanno le baliste. Egitto! Mi è andato qualcosa di traverso. E ho delle catapulte che stanno arrivando, ma sono molto lente, molto troppo lente. Ora che arrivano loro, ormai il mio esercito è completamente disintegrato. Cosa bisogna utilizzare a sto punto come alternativa? Entra in gioco la cavalleria. Ebbene sì, una giusta miscela tra cavalleria da tiro e cavalleria a corpo possono counterare non le macchine, ma coloro che lo manovrano, cioè le rendono inutilizzabili. Siate più perseveranti sulla cavalleria. Quindi è un consiglio da videogiocatore. Dopo, non so, hai qualcosa da dire anche tu? Guarda, io volevo dare più un consiglio allo sviluppatore, se non devi dire altro. Prego. Riguardo questo argomento. Appunto, io ho visto che molti giocatori, quando usano la cavalleria, non usano il corpo a corpo, ma usano le armi a distanza, usano gli archi, soprattutto nel caso degli egiziani. Sarebbe molto utile e comodo se quei cavalieri con gli archi potessero anche scagliare frecce o scoccare frecce, appunto, anche in movimento, perché in questo momento, in questa versione del gioco, i cavalieri con gli archi possono scoccare frecce solamente quando sono fermi. Non mi sembra molto realistico, molto
historical accurate, perché appunto conosciamo che c'erano moltissime truppe che scagliavano frecce mentre si muovevano, non dovevano prendere la mira e altro. Magari diminuisci forse la probabilità di prendere il nemico, però secondo me sarebbe una cosa da fare. Precisamente. Io sono più che d'accordo. Ah, e abbiamo ancora un'altra unità. Sì, è il barbone. Il barbone. Il barbone, Mago Merlino. Cioè, chi dice che Mago Merlino è nato in Britannia? No, è nato in Macedonia. Guarda. Sporco, peloso e più ne ha più ne metta. Allora, quest'unità, che dovrebbe essere un civile, mi pare. Sì, credo di sì. Cioè, non si legge, qualche volta non si riesce a capire se sono civili o sono... o è milizia. Ma non lo so in realtà, perché... Dovrebbe essere un non lo civile. dice mica. Sì, infatti. Allora, queste tre abilità, ovviamente la cura, perché sennò a che cosa serve il mago, che non l'ho ancora capito. Poi c'è il Fire Shield, incrementa l'armatura e causa danni da fuoco a chiunque attorno a lui. Quindi anche ai nostri. Ah, oddio. Proviamo? Vai. Ha già previsto che c'è qualcosa che non andrà affatto bene. Qua abbiamo la carne da macello. Sì. No, perché... No. Giusto, perché incrementa l'armatura degli alleati, mentre causa danni da fuoco ai nemici. Vero, vero. Se ci sono un LED lì, un LED rosso. E poi c'è la chiaroveggenza, ovvero la versione povera delle Sibille a corto raggio, dove... Molto corto. dove prevede, possiamo dire, entro un certo raggio, di scoprire zone nascoste prima ancora di mettere i nostri sacri piedini. E ha piantato un bastone per terra credendosi Mosè. Dei poveri però, vergognati! Detto ciò, con questo abbiamo analizzato, possiamo dire, tutto della fazione Sì, non Macedone. credo che ci sia altro da dire. A parte le critiche, questa fazione mi è piaciuto molto. C'è qualcosina sempre un po' da sistemare, a mio parere. Tirando un po' le somme, io classificherei i Macedoni come la versione più offensiva rispetto agli Spartani, che di solito sono una classe più difensiva, giusto? Sì, ma comunque sono molto simili. Però più che dire come classe offensiva, direi una classe d'assedio. Assolutamente. Questo perché sono molto forti in ambito di assedio e di difesa dall'assedio, perché hanno moltissime armi pregiate contro la difesa da armi d'assedio. Diciamo che è una fazione abbastanza equilibrata. La sconsiglio vivamente di utilizzarla in mappe navali, perché purtroppo, da come abbiamo visto prima, ha molti malus per quanto riguarda le imbarcazioni nemiche. Ma in realtà credo che questi malus siano in generale, non lo so, non ho idea, sarebbe da verificare con le altre fazioni. Mi pare di no. Però... no? Ok. Ma credo che comunque la fazione macedone sia una fazione abbastanza... Essendo una fazione d'attacco, come dici tu, credo sia più per giocatori più esperti e non per neofiti. Sì, assolutamente, perché se dovete cominciare, io consiglio tantissimo di provare ad esempio Sparta, Sì. che è una classe un po' più difensiva e si prende anche molto più tempo per quanto riguarda lo studio anche della fazione in maniera molto più veloce. Come ad esempio anche la Persia non è male, se siete tipi più offensivi, che è l'esatta controparte di Sparta. Diciamo che la Macedonia, come hai detto tu, è una fazione avance. Sì. Consigliatissima perché ha delle buone unità, però se non si gioca tutto nel giusto tempismo c'è poche probabilità di vittoria. Per questo io consiglio prima di puntare tanto sull'economia, e se siete in multiplayer con un alleato chiedete supporto, non abbiate paura. Poi lo potete ricambiare molto con molta più facilità. Detto ciò,
io direi di concludere il video perché stiamo registrando da una valanga di tempo, non so quante parti video mi toccherà editare, per cui mi farò il segno della croce prima di cominciare. Io ringrazio ovviamente Quale Nome per aver partecipato a questo video. Grazie a te per l'occasione, ovviamente. Io vi metterò il link in descrizione, come sempre, del link ufficiale Discord di Sparta Definitive Edition, per magari anche fare farci un po' conoscere, cioè sono dislessico, farti un po' conoscere, farvi un po' conoscere, magari giocare un po' insieme in compagnia, studiare nuove strategie e chissà, magari cosa nasce cosa. Con questa frase... L'amore, madonna, l'amore per la pace, giocando in un gioco di guerra dove si fa sterminio di massa, cioè, più nemici cadono più sei contento, cioè. Fai tipo la faccia di un bambino quando è molto felice. A parte questo, io vi ricordo anche di iscrivervi al canale, mettere un like se volete e di passare anche dalla pagina Facebook ufficiale del canale. Detto ciò, io vi saluto da parte mia e da parte di Quale Nome. Ciao. Ci vediamo proprio per un prossimo video. Ciao ragazzoli.